Step 1, il sugo di manzo. Step 2, la cottura della pasta. Step 3, il ripieno. Faremo delle polpettine molto semplici, piccolissime, dei champignon, petto di pollo, lingua salmistrata, prosciutto cotto, tartufo. Adesso step alla volta vi faccio vedere cosa fare. Cominciamo dalla polpetta. Macinato di vitello, parmigiano reggiano. Qui potete scegliere e capire, 36 mesi. Poi un 30 grammi di uovo intero. Quindi una polpetta, dato che va in un insieme molto complesso, è una polpetta comunque semplice, quindi solamente con l'aggiunta di formaggio, però comunque è una polpetta ricca. Ricca perché? Perché la polpetta nasce come una situazione di recupero, quindi molto pane più che carne. Dato che questa è una pietanza, è una ricetta che si faceva nelle grandi case dei ricchi, invece è molta carne. Questa è una cosa da fare attenzione. Poi quello che facciamo è pepe. Il pepe e il sale, questo a vostro piacimento. Ovviamente per me piace molto pepato per dare un twist un po', però quello che è super importante è che quando fate l'impasto e poi provare la polpetta cruda. Ricordatevi sempre che quando assaggiate la polpetta da cruda, se sembra leggermente un po' più salata del solito, tanto in cottura si va a perdere leggermente. È come la crocchetta di patate, no? Quando si cucina perde leggermente, quindi quando lo assaggiate da crudo deve essere salato. Questa è una ricetta con molti passaggi e molte polpettine, tutti i lavori un po', diciamo, lavori importanti, perché poi nelle grandi famiglie quello che si faceva poi era quello poi di flexare, di ostentare il proprio cuoco, che la maggior parte dei cuochi che poi venivano in Salento nelle grandi famiglie erano campani. Ecco perché poi questo legame con la Campania e poi con la Francia. E questa è un'altra cosa bellissima perché tradizione è un'avanguardia in continua evoluzione. La nostra cucina parte dal dopoguerra in poi, la cucina italiana. Questa è una cosa che un po' fa paura, però è la verità. Perfetto. Secondo step è quello di fare le polpettine. È quello che faccio sempre, in maniera molto sempre elegante. Un po' di olio su una parte della teglietta dove farò le polpettine, così mi bagno le mani. Queste sono delle polpettine che devono essere piccolissime, ok? Olio. Ne faccio ancora qualcuna e poi le cuciniamo. Quindi ora, dopo che abbiamo fatto le polpettine, quello che faremo adesso è cucinarle in padella di ferro con del burro. Ovviamente utilizzeremo la ricetta classica con del burro non chiarificato, quindi bisogna stare molto attento a come si cucina, perché non si deve bruciare il burro, quindi suavecito. Un po' di farina dove passeremo le nostre polpettine. E il burro chiarificato che si tolgono la parte proteica del burro, che è la caseina, che è quella che brucia prima, vedete? Quindi questo è un burro normale, quindi non chiarificato,
Dobbiamo stare attenti appunto a non bruciare quella parte, se no è sgradevole. Quindi non è che andremo a friggere, non vi immaginate un qualcosa di fritto e super croccante e marroncino, no? Immaginatevi un qualcosa di più suave, ok? E anche qui non le muoviamo, ok? Cerchiamo di farle marcare la parte di sotto. Queste sono piccole cose che però fanno la differenza. Chiaro, io adesso ne sto cucinando pochissime, però voi poi quando lo farete a casa è una padella anche un po' più grande, il burro, le mettete tutte insieme. Quello che per me è importante è farvi capire i processi e i punti critici che potrete trovare quando lo rifarete poi a casa. Il secondo passaggio per il ripieno. Funghi, champignon, marsala e il burro per cucinarli. Quello che faremo è cucinarli intero. Questo è uno dei miei garnish preferiti a casa, che però questa volta lo utilizziamo per il ripieno del timballo. Champignon, non ne cucinerò tanto, cercherò di cucinare sempre poco perché io odio lo spreco. Cucineremo sempre poco perché alla fine andremo a montare 2 timballi massimo. Quello che è super importante per i champignones in questo caso è quello di avere super duri. Io preferisco quelli con testa marrone, però vanno bene anche questi, ok? Tiro fuori il gambò che non mi serve. Poi questo ti ripeto, non buttiamo nulla, lo utilizziamo sempre per altre preparazioni. Andiamo a pulire per bene. Questo, oltre a utilizzarlo appunto per il timballo, può essere un perfetto garnish, che può essere un garnish veloce, un contorno veloce e super interessante. Qui anche quando incominceremo a cucinare i champignon, quello di nuovo che è super importante è la padella, che sia leonese, che sia super, appunto, che sia lei, che sia di ferro, perché per marcare bene e cucinare bene i champignon è importante avere una padella di livello. Adesso vi faccio vedere il perché. Di nuovo burro. E qui anche per essere una cucina del sud l'utilizzo molto del burro, e qui di nuovo perché in qualsiasi situazione di alto livello nelle case nessuno si poneva il problema se fosse caro, se non fosse caro, se fosse trovabile o introvabile, non conta nulla, contava solamente l'opulenza, contava solamente l'ostentare il benessere. Sempre sale e pepe, ma sempre come nella carne, il sale e il pepe dopo, a fine cottura. Se no il sale tira fuori i liquidi del fungo che comunque è super delicato. Qui come le polpettine. Le polpettine non c'era bisogno di marcarle, cioè un pochino marcate sì. Qui invece l'importante è marcare il champignon. Quando il burro ha preso temperatura, quello che facciamo è mettere i nostri champignon, ok? Quello che è super importante qui è la temperatura. Con la plancia si gioca sugli angoli, si gioca il centro molto caldo, agli esterni no. Qui invece quello che dovete trovare è una temperatura giusta perché deve essere slowly, piano, piano, continuo. Super importante quando si fanno questo tipo di garnish. Slowly. Quello che si può fare è aggiungere un piccolo peso leggero qui. La bellezza di fare le cose piano e farle bene. Quando è cotto lo tireremo fuori e lo metteremo da parte e lo metteremo con le polpettine. Quando avremo tutti gli step pronti procederemo poi alla farcia. Questo è il ripieno, vi ricordo, ripieno e poi andremo a fare la farcia. Stiamo cucinando piano i nostri champignon e adesso andiamo a cercare, vedi stanno rilasciando leggermente acqua, andiamo a vedere se si stanno marcando, sì, si stanno marcando. Ovviamente io ho messo il peso sopra perché poi a me non interessa tanto il marcare, il colorare, perché appunto non è un garnish da mettere accanto a un qualcosa, ma è qualcosa da mettere nel ripieno. Però comunque devono essere fatti perfetti. Allora adesso, per finire,
ho tolto leggermente del burro, perché appunto come dicevo prima cerco sempre di stare super attento su questa cosa qui del burro, del bruciare, ma comunque di cucinarli, e poi andiamo a sfumare con del marsala, ok? Poi di giro e vi faccio insaporire da questa parte, tiro fuori dal fuoco. Mi raccomando, quando lavorate con l'induzione dovete essere super attenti, eh? Adesso qual è l'obiettivo? È come se li avessimo andati a lucidare, eh? Guardate l'effetto finale. Adesso quello che facciamo, finire con del sale, ok? E poi a me prendi un po' di pepe, ok? Eccoli qua. Terzo passaggio del ripieno, il pollo che andremo a cucinare come se fossero gli champignon, quindi marsala e burro, pollo. Con il pollo concludiamo la parte cotta dei processi legati al ripieno del timballo. Adesso, penultimo passaggio che faremo per il ripieno, è tritare le cose cotte, tranne le nostre polpettine, e poi le cose che avevamo già prima, la lingua salmistrata e il prosciutto cotto. Io ovviamente ricordo che io non sto facendo 6, non sto facendo le grammature, io sto facendo per 2, ok? Timballi, quindi voi quello che dovete fare è seguire le grammature step per step. Io adesso quello che farò è tritare queste cose e poi questi ingredienti e poi io grammare dopo per fare i due timballi, ok? Polpettine sono già pronte. Ovviamente una ricetta listarelle, dadini, quello come meglio credete, ok? Sia listarelle che dadini. Io preferisco dadini, ok? Mio gusto personale. L'ultima parte del ripieno è il sugo di carne addensato, champignon, le polpettine, il pollo, il marsala, la lingua salmistrata, prosciutto cotto e il tartufo nero estivo. Abbiamo cercato di tagliare tutti omogeneamente e in dadini piccolini. Abbiamo il sale e pepe per finire perché alla fine lo assaggeremo. Noi l'abbiamo, vi ricordate nel passaggio li abbiamo conditi, tranne il pollo, vi ricordate il pollo non l'abbiamo condito. Abbiamo condito solamente le polpette, precedentemente l'impasto e poi i funghi. E il pollo non l'abbiamo condito appositamente, lo condiremo adesso la farcia completa, sempre per cercare di avere un equilibrio. Sempre less is more all'inizio per poi finire alla fine, ricordiamocelo sempre, perché poi se esageriamo con il sale all'inizio poi salta tutto. Quindi è meglio aggiungere sempre dopo. La prima cosa che facciamo, adesso ricordo sempre che voi dovete seguire la ricetta, io invece vado, perché devo fare solo 2 timballi, quindi una padella, partiamo con i funghi, la lingua, prosciutto, il pollo e la truffa. Poi per finire mescoliamo.
Deve essere un composto abbastanza duro. Attenzione appunto con il sale perché ci abbiamo la lingua. Aggiungiamo leggermente un altro poco. Questo funziona solo da elegante, ricordiamocelo. Ecco, quando abbiamo un impasto così, quello che facciamo adesso, io lo assaggio. E questa è un'altra cosa super importante, assaggiare. Perfetto. Perfetto di sale, però ricordiamoci quello che ho detto prima della cottura, che si perde un po' quando si cucina. E poi pepe. Aggiungo le polpette. Questo è il composto di dentro del timballo, perfetto. Dopo il ripieno, che abbiamo appena concluso, adesso tocca alla farcia. Facciamo con pollo, besciamella, tuorli, parmigiano, la stessa stagionatura di quello che abbiamo utilizzato per le polpette e la noce moscata. Pollo macinato, besciamella. Il pollo è petto e sovraccoscia, tuorli, parmigiano, noce moscata. Qui è subito profumo di nonna. È una spezia molto utilizzata dalle nonne in Salento. Questo è super importante, la farcia, perché andrà a rivestire il ripieno. Sale e pepe lo facciamo alla fine. Qua però abbiamo messo noce moscata, non mettiamo pepe, mettiamo solo sale. Appena finito di condirlo, la nostra farcia è pronta. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.